Quando arriva la neve, la casa cambia rumore, il vento sembra più lontano, i passi scompaiono sotto il bianco, la notte arriva prima e per qualche ora il mondo sembra appartenere a qualcun altro. Da bambini ci hanno raccontato che la neve cade dal cielo, ma in alcune terre della Germania si raccontava una storia diversa. Quando fuori iniziava a nevicare, qualcuno diceva che lassù, in una casa che nessun uomo avrebbe potuto raggiungere, una donna stava scuotendo il suo letto. Ogni piuma che volava nell'aria diventava un fiocco di neve e mentre lei continuava a scuotere il materasso, il mondo sotto di lei si copriva lentamente di bianco. Era una storia semplice, quasi una di quelle che si raccontano i bambini prima di dormire. Eppure, se provi a seguirne le tracce più indietro nel tempo, quella donna comincia a cambiare. A volte appare come una vecchia gentile, a volte come una signora capace di ricompensare chi lavora duramente. In altre storie arriva durante le notti più lunghe dell'anno, attraversando il cielo insieme a una schiera di spiriti, e quando passa le persone chiudono le porte, perché nessuno sa davvero cosa possa accadere quando Frau Holle arriva. Forse è proprio questo il motivo per cui la sua storia è sopravvissuta così a lungo, perché dietro quella vecchia della fiaba potrebbe esserci qualcosa di molto più antico, qualcosa che ha attraversato il folklore, le leggende cristiane, le storie raccontate attorno al fuoco e persino le pagine dei fratelli Grimm. Ma quanto è rimasto davvero di quella figura? E soprattutto, chi era la donna che faceva nevicare dal cielo? Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto. Nei miti, nelle leggende, nelle ombre del tempo ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. La ragazza nel pozzo. C'era una volta una vedova che viveva con le sue 2 figlie. La donna aveva una prediletta, una ragazza che considerava diligente e affidabile, mentre l'altra era costretta a occuparsi di gran parte dei lavori di casa. Ogni giorno sedeva accanto al pozzo e filava, tirando il filo tra le dita con tanta insistenza che a forza di lavorare arrivò persino a ferirsi. Fu proprio mentre cercava di recuperare il filo che la sua vita cambiò. Un giorno, infatti, la canocchia le scivolò dalle mani e cadde nel pozzo. La ragazza rimase a guardare l'acqua scura, sapendo che tornare a casa senza aver recuperato ciò che aveva perduto avrebbe significato affrontare la collera della madre. Così si sporse oltre il bordo nel tentativo di riprenderla e precipitò. Quando riaprì gli occhi si trovava in un luogo che non conosceva. Davanti a lei c'era una strada e lungo quella strada una casa. Sembrava tutto normale, eppure la ragazza aveva la sensazione di essersi allontanata molto più di quanto fosse possibile. Era come se il pozzo l'avesse condotta altrove, in un posto dove le regole del mondo che conosceva avevano smesso di funzionare. Cominciò a camminare e presto incontrò un forno. Dall'interno arrivava il profumo del pane appena cotto e, con sua grande sorpresa, i pani cominciarono a chiamarla. Erano pronti e stavano bruciando. Così le chiesero di tirarli fuori. La ragazza si avvicinò, prese la pala e li estrasse uno dopo l'altro. Poco più avanti trovò un albero carico di mele mature. Anche l'albero le parlò e le chiese di scuoterlo, perché i frutti erano pronti a cadere. La ragazza lo fece e raccolse le mele prima di riprendere il cammino. Alla fine arrivò davanti a una casa. Lì viveva una donna anziana chiamata Frau Holle. La vecchia le propose di restare con lei e di occuparsi della casa. La ragazza accettò e cominciò a lavorare con attenzione, facendo tutto ciò che le veniva chiesto. Tra i suoi compiti
ce n'era uno particolare. Ogni mattina doveva scuotere il letto di Fra Holly, così energicamente da far volare le piume fuori dal materasso. La ragazza lo faceva senza lamentarsi e così trascorsero i giorni, finché arrivò il momento di tornare a casa. Fra Holly accompagnò la ragazza fino a una grande porta e le disse che era arrivato il momento di attraversarla. Quando la ragazza passò sotto l'arco, una pioggia d'oro le cadde addosso, ricoprendola completamente. Anche la canocchia che aveva perduto era tornata con lei. Quando arrivò a casa, la madre rimase senza parole. La figlia che aveva mandato via poco tempo prima era tornata ricoperta d'oro e con il prezioso oggetto tra le mani. La notizia della sua fortuna cambiò immediatamente l'atteggiamento della famiglia. L'altra figlia, vedendo ciò che era accaduto, volle ottenere la stessa ricompensa. Si recò al pozzo, lasciò cadere la canocchia e si gettò nell'acqua proprio come aveva fatto la sorella. Anche lei arrivò dall'altra parte. Anche lei incontrò il forno e l'albero, ma quando le chiesero aiuto, proseguì per la sua strada. Alla fine arrivò alla casa di Fra Holly, che le propose di svolgere gli stessi compiti affidati alla sorella. La ragazza accettò, pensando soltanto alla ricompensa che avrebbe ricevuto alla fine. Presto, però, cominciò a trascurare il lavoro e soprattutto smise di scuotere il letto come Fra Holly le aveva ordinato. Quando arrivò il momento di tornare a casa, la donna la accompagnò alla porta. La ragazza attraversò la soglia aspettandosi di essere ricoperta d'oro. Questa volta, però, dal cielo cadde qualcosa di completamente diverso. La pece le si appiccicò addosso e rimase con lei per tutta la vita. Così termina la fiaba raccontata dai fratelli Grimm. Una ragazza entra in un pozzo, attraversa un mondo sconosciuto, incontra una donna che vive dall'altra parte e torna a casa con una ricompensa. L'altra compie lo stesso viaggio e riceve invece una punizione. Per chi ascolta questa storia, la morale poteva sembrare semplice, eppure c'è un dettaglio che resta difficile da ignorare. La ragazza entra nel pozzo per recuperare una canocchia e, dall'altra parte, trova una casa, un forno che parla, un albero che chiede aiuto e una donna che sembra aspettarla. La fiaba ci racconta quello che accade, ma lascia una domanda sospesa proprio nel punto in cui la ragazza cade nell'acqua. Dov'è finita davvero? Se vuoi continuare questo viaggio dentro i miti dimenticati, puoi unirti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di attraversare queste storie, anche quando sembrano soltanto semplici fiabe, perché alcune storie attraversano i secoli proprio nascondendosi dietro parole che abbiamo imparato da bambini. E prima di proseguire dentro la storia di Fra Holly, chiediti una cosa: cosa potrebbe esserci davvero dall'altra parte di un pozzo? Se qualcuno dall'altra parte ti stesse aspettando? Capitolo 2. Il mondo dall'altra parte. Il pozzo è uno dei luoghi più semplici che esistano, un'apertura scavata nella terra, abbastanza profonda da raggiungere l'acqua, abbastanza stretta da impedire di vedere cosa ci sia oltre il fondo. Per chi vive in un villaggio è una cosa quotidiana. Ci si va per prendere l'acqua, ci si affaccia per controllarne il livello, si passa oltre senza domandarsi cosa possa esserci sotto. Nella storia della ragazza, però, quel pozzo non serve soltanto a prendere qualcosa dalla terra, serve a entrarci. Ed è questo che cambia completamente la fiaba. La ragazza non attraversa una porta costruita da qualcuno, non percorre una strada nascosta nel bosco e non viene condotta da una creatura verso un regno lontano. Cade dentro qualcosa che appartiene al suo stesso mondo e quando riemerge dall'altra parte scopre che quel mondo non è più quello che conosceva. È una soglia nascosta nel luogo più comune possibile e una volta attraversata tutto comincia a comportarsi secondo regole diverse. Il primo segnale è il forno, un oggetto che nella vita quotidiana non ha nulla di misterioso, diventa improvvisamente capace di parlare. Il pane non è più qualcosa che aspetta di essere mangiato,
chiede di essere salvato. Poco dopo accade la stessa cosa con l'albero, che non è più soltanto una pianta carica di frutti, ma una presenza che riconosce la ragazza e le chiede di intervenire. La cosa interessante è che la ragazza non reagisce con stupore, non si ferma a domandarsi come sia possibile che il pane parli o che un albero possa rivolgersi a lei. Accetta quelle regole e continua il viaggio. È come se, una volta oltrepassato il pozzo, avesse capito che il mondo funziona in modo diverso e che l'unica cosa importante sia imparare ad attraversarlo. Questa caratteristica è comune a molte storie che parlano di luoghi oltre il mondo conosciuto. Anche nei miti che abbiamo già incontrato, una soglia può separare ciò che gli uomini comprendono da ciò che appartiene a un'altra realtà. Quando abbiamo seguito Persefone nel suo viaggio sotto la terra, per esempio, la superficie non era più sufficiente a contenere tutta la sua storia. Anche lì il passaggio verso l'altrove trasformava il significato di ciò che veniva prima. Ma il viaggio di Holly è diverso. Non conduce semplicemente verso un luogo dei morti e non presenta un regno governato da divinità riconoscibili. La ragazza entra in uno spazio che sembra appartenere contemporaneamente alla casa, alla natura e a qualcosa che non possiamo collocare con precisione. Ed è proprio questa ambiguità a rendere la fiaba così particolare, perché quando finalmente arriva alla casa di Frau Holly, la ragazza non ha raggiunto una regina seduta su un trono, ha raggiunto una donna che vive in una casa e che svolge attività apparentemente normali. C'è un letto da sistemare, ci sono lavori da fare, ci sono compiti che devono essere rispettati. Tutto sembra familiare, ma ogni cosa possiede una conseguenza che nel mondo ordinario non avrebbe. La ragazza non sa ancora che il gesto che compie nella casa avrà effetti molto lontani da lei. Per il momento vede soltanto il lavoro che le è stato affidato. E proprio questo rende il luogo ancora più strano. Non sembra un regno fantastico costruito per meravigliare chi lo attraversa. Sembra una casa che non dovrebbe esistere. Ed è forse questa la parte più inquietante del viaggio. Se il mondo dall'altra parte fosse completamente diverso, sarebbe facile riconoscerlo come un luogo fantastico, ma non lo è. È quasi uguale al nostro. Ci sono alberi, pane, una casa, un letto, il lavoro quotidiano, soltanto che tutto ciò che conosciamo lì sembra possedere una volontà propria. È come entrare in una versione deformata della realtà dove le cose familiari hanno conservato la loro forma ma hanno perso le regole che le rendevano comprensibili. E la ragazza non è l'unica cosa ad attraversare quel confine. Anche ciò che ha perduto nel mondo di sopra sembra poterla seguire. Il filo che aveva fatto cadere nel pozzo non è più soltanto un oggetto smarrito, diventa il legame che unisce la sua vita precedente a quella che sta vivendo adesso. Per questo il pozzo non è soltanto il luogo da cui comincia la storia, è il punto in cui una vita finisce e un'altra comincia. La ragazza che entra nel pozzo appartiene a un mondo. Quella che ne uscirà non sarà più esattamente la stessa. E in mezzo, dall'altra parte della soglia, c'è una donna che sembra conoscere perfettamente le regole di quel luogo. Il suo nome è Frau Holly, ma se quella casa appartiene davvero a un mondo più antico delle fiabe, allora la domanda non è più soltanto cosa abbia trovato la ragazza quando è caduta nel pozzo. La domanda è un'altra. Da quanto tempo quella donna viveva lì, aspettando che qualcuno attraversasse la soglia? Capitolo 3. Chi era Frau Holly? Per molto tempo Frau Holly è sembrata una donna appartenente soltanto alle fiabe, una vecchia che viveva in una casa dall'altra parte di un pozzo, capace di ricompensare una ragazza con l'oro e di punirne un'altra con la pece, una figura che sembrava perfettamente adatta al mondo delle storie raccontate ai bambini, dove ogni azione riceve una conseguenza e ogni comportamento ha una ricompensa o una punizione. Ma quando si prova a cercare Frau Holly fuori dalle pagine dei Grimm, la storia
cambia. Il suo nome comincia ad apparire in forme diverse, modellato dalle regioni e dalle persone che lo hanno tramandato. Holda, Hulda, Holly, nomi differenti per una figura che non possiede una sola storia, né una sola casa, né un unico volto. Ed è proprio questo a renderla difficile da afferrare. Non abbiamo davanti una divinità conosciuta attraverso un grande racconto come Zeus o Odino, accompagnata da genealogie precise e imprese che possiamo seguire dall'inizio alla fine. Holly emerge invece da frammenti di tradizione popolare, da racconti raccolti molto tempo dopo che quelle storie avevano cominciato a circolare, da credenze conservate nella memoria della comunità. La sua presenza appartiene soprattutto al mondo germanico continentale, dove il suo nome e le sue caratteristiche assumono forme differenti a seconda del luogo. In alcune tradizioni appare come una figura benevola, capace di aiutare chi si comporta correttamente e di proteggere chi rispetta determinati doveri. È una presenza legata alla vita quotidiana, al lavoro, alla casa e al ritmo delle stagioni. Non ha bisogno di presentarsi come una regina seduta su un trono. Il suo potere entra nelle cose che le persone fanno ogni giorno, ma accanto a questa figura benevola ne esiste un'altra, più oscura, una Holly che non si limita a ricompensare, ma osserva e giudica, una presenza che può diventare minacciosa quando l'ordine viene infranto, che appartiene alle storie raccontate durante le ore in cui il mondo esterno diventa più difficile da controllare. Ed è qui che la vecchia della fiaba comincia a perdere i contorni rassicuranti che conosciamo, perché una donna che premia chi lavora può sembrare una semplice figura morale. Una donna che punisce chi non rispetta i propri doveri appartiene ancora al mondo delle fiabe, ma quando lo stesso nome compare accanto a credenze sulle anime, agli spiriti e alle processioni notturne, la sua presenza assume un significato completamente diverso. Holly non sembra essere stata soltanto buona o cattiva, era una figura capace di occupare entrambi i lati della stessa soglia. E questa ambivalenza è importante perché nel folklore le creature che rappresentano un ordine soprannaturale raramente sono semplicemente amiche degli uomini. Possono proteggere, ma proprio perché possono anche punire, possono concedere fortuna, ma possono anche ritirarla. Il loro favore dipende dal comportamento di chi le incontra. È una logica molto diversa da quella della fiaba moderna, dove il bene e il male tendono a essere separati con maggiore chiarezza. Holly, invece, rimane nel mezzo. Può essere una presenza domestica e allo stesso tempo appartenere a un mondo selvaggio. Può essere un'anziana che insegna attraverso il lavoro. È una figura che incute timore. Può comparire nelle storie legate alla vita quotidiana e in altre tradizioni assumere una dimensione decisamente più soprannaturale. È proprio questa capacità di cambiare volto ha fatto nascere una domanda che ancora oggi accompagna lo studio della sua figura. Che cosa c'era all'origine? Una divinità? Uno spirito del folklore? Una figura nata dall'unione di tradizioni diverse? Oppure stiamo cercando di ricostruire un personaggio unico a partire da racconti che, in origine, appartenevano a tradizioni differenti? Nel XIX secolo Jacob Grimm provò a rispondere a queste domande confrontando nomi, racconti e credenze provenienti dal mondo germanico. Per lui, dietro Holda, poteva esserci il ricordo trasformato di una figura religiosa molto più antica, ma Grimm non possedeva un'antica cronaca che raccontasse la storia di Holly dall'inizio alla fine. Doveva ricostruirla, e questa differenza è fondamentale perché da questo momento in poi non stiamo più soltanto raccontando ciò che le persone hanno tramandato, stiamo cercando di capire come quei frammenti siano stati interpretati, ed è proprio qui che Holly diventa ancora più interessante.
perché la donna che abbiamo incontrato nella fiaba potrebbe essere soltanto l'ultima forma di una figura che ha attraversato secoli di trasformazioni. E se il suo volto è cambiato così tante volte, resta da capire quale sia stato il primo. Prima della vecchia della fiaba, prima dei Grimm, prima che il suo nome diventasse familiare ai bambini, c'era una donna legata a qualcosa che gli uomini vedevano ogni inverno, ogni anno, ogni volta che la terra cambiava. E per capire perché Holly sia rimasta legata a quella presenza, dobbiamo guardare ciò che accadeva quando il cielo diventava bianco. Capitolo 4. La donna che scuoteva la neve. Nella casa di Fra Holly c'è un gesto che, letto per la prima volta, sembra quasi una stranezza della fiaba. La ragazza deve rifare il letto della vecchia e scuoterlo con tanta forza da far volare le piume fuori dal materasso. È un compito domestico come tanti altri, eppure proprio quel gesto produce un effetto che supera le pareti della casa. Ogni volta che le piume vengono scosse, sulla terra cade la neve. Per chi ascoltava la storia, questa immagine doveva essere immediata. Bastava guardare fuori dalla porta durante una giornata d'inverno per vedere il mondo cambiare sotto una coltre bianca. La neve arrivava dal cielo, ricopriva i campi, trasformava le strade e rendeva irriconoscibile il paesaggio. La fiaba prendeva un fenomeno naturale e gli dava una causa che poteva essere raccontata davanti al fuoco. Lassù, in una casa nascosta, qualcuno stava scuotendo delle lenzuola, ma dentro questa semplice immagine c'è un rapporto molto più antico tra il cielo e la terra. Per una comunità che viveva di agricoltura, l'inverno aveva un significato completamente diverso da quello che gli attribuiamo oggi. La neve poteva significare isolamento e freddo, ma poteva anche proteggere la terra durante la stagione più dura. Sotto quella superficie immobile, i campi continuavano ad aspettare. Il raccolto dell'anno successivo dipendeva da ciò che sarebbe accaduto nei mesi in cui la terra sembrava addormentata. La neve quindi apparteneva a un ciclo. Arrivava, copriva la terra, rimaneva per un periodo e poi scompariva lasciando spazio a una nuova stagione. La donna che la faceva cadere diventava così molto più importante della vecchia che scuote un materasso. Il suo gesto metteva in movimento qualcosa che riguardava tutti: il ritmo dell'anno, la sopravvivenza dei campi, il ritorno della stagione fertile. Ed è curioso che la fiaba abbia scelto proprio un letto per raccontarlo. Un letto appartiene alla notte, al riposo, al momento in cui l'attività degli uomini si ferma. È il luogo in cui il corpo si abbandona e il mondo sembra rallentare. Ma nella casa di Holly anche quel momento quotidiano produce un effetto sulla realtà esterna. Quando il letto viene scosso, il cielo cambia. La fiaba trasforma quindi un'attività domestica in un gesto capace di governare la natura, e questo aiuta a comprendere anche la ricompensa ricevuta dalla ragazza. Quando torna dall'altra parte della soglia ricoperta d'oro, la sua ricchezza non arriva per caso. Nella logica della storia, chi ha saputo entrare nel ritmo della casa di Holly, rispettarne le regole e svolgere il proprio compito viene riconosciuto. Il lavoro compiuto all'interno di quella casa ha un valore che va oltre la singola giornata. La ragazza ha imparato a vivere secondo un ordine che esisteva già prima del suo arrivo. L'altra figlia, invece, cerca soltanto il risultato. Vuole l'oro che ha visto tornare a casa con la sorella, ma non comprende ciò che lo ha prodotto. Quando arriva il momento di svolgere il lavoro, quella differenza diventa evidente. La fiaba in questo modo lega la fortuna alla capacità di rispettare un ritmo. L'inverno arriva quando deve arrivare, la terra riposa quando deve riposare, il lavoro viene fatto nel momento giusto e la ricompensa arriva quando il ciclo è compiuto. È un modo di guardare al mondo molto distante dalla nostra esperienza quotidiana, dove la neve può essere semplicemente una seconda
seccatura, una previsione sul telefono o un'immagine da fotografare. Per chi dipendeva direttamente dalla terra, invece, ogni cambiamento del clima poteva avere conseguenze concrete sulla vita di una famiglia. Ed è proprio qui che Fra Holly smette di sembrare soltanto la padrona di una casa fantastica. La sua attività quotidiana sembra riflettere qualcosa che avviene molto più in grande. Una donna scuote un letto e la neve cade, la terra viene coperta, il seme rimane nascosto, poi l'inverno passa e sotto quella superficie che sembrava morta la vita ricomincia. Non serve immaginare che ogni elemento della fiaba conservi necessariamente un significato religioso preciso. Le storie popolari cambiano mentre vengono raccontate e le persone possono attribuire nuovi significati a immagini molto più antiche, ma il legame fra Holly e il ciclo stagionale è abbastanza forte da spiegare perché la sua figura abbia potuto assumere una presenza così importante nel folklore. Perché una donna capace di governare il passaggio delle stagioni occupa un posto particolare nell'immaginazione di chi vive della terra. La sua benevolenza può significare abbondanza, la sua collera può diventare carestia, il suo ordine coincide con quello della natura e così quel materasso, che nella fiaba sembra quasi un dettaglio curioso, acquista un'altra dimensione. La ragazza lo scuote e il mondo cambia, la neve cade, la terra viene coperta e per qualche tempo tutto rimane sospeso sotto quella superficie bianca. Poi arriva la primavera e la terra restituisce ciò che aveva custodito. Forse è proprio questa la ragione per cui Holly ha continuato a vivere nella memoria popolare, perché la sua storia racconta attraverso una casa e un letto qualcosa che gli uomini hanno osservato per migliaia di anni. La natura muore davanti ai nostri occhi e qualche mese dopo torna a vivere. E dietro quel ciclo, nelle storie di chi guardava il cielo cercando un segno, c'era una donna che continuava a scuotere il suo letto. E se la neve rappresentava il suo potere sulla terra, c'era un altro mondo che apparteneva ancora più intimamente alla sua figura, quello delle donne che, proprio come la ragazza della fiaba, tenevano tra le mani il filo e il lavoro da cui dipendeva la vita nella casa. Capitolo 5. La signora delle filatrici. Nella storia della ragazza c'è un dettaglio che rischia di passare inosservato. Prima ancora di incontrare Fra Holly, la protagonista sta filando. Non è un elemento casuale della fiaba, è il lavoro che occupa le sue mani quando la incontriamo per la prima volta e sarà proprio la perdita della canocchia a spingerla verso il pozzo. Il filo quindi non è soltanto qualcosa che la ragazza sta producendo, è ciò che mette in movimento tutta la sua storia. Per comprendere quanto fosse importante questo gesto, bisogna tornare a un mondo in cui filare non era un passatempo e nemmeno un'immagine poetica, era lavoro. La lana doveva essere raccolta e preparata, le fibre dovevano essere trasformate in filo e quel filo sarebbe poi diventato tessuto. Vestiti, coperte, biancheria e molti degli oggetti necessari alla vita quotidiana dipendevano da un lavoro lento, ripetitivo e paziente. Era un'attività che poteva accompagnare le donne per ore, mentre la casa continuava a vivere intorno a loro. Le mani lavoravano e la conversazione andava avanti, il fuso girava, il filo cresceva. E proprio perché era un'attività così presente nella vita quotidiana, la filatura finì per entrare profondamente anche nell'immaginazione del folklore. Il filo poteva rappresentare il lavoro, la pazienza e la capacità di trasformare qualcosa di grezzo in qualcosa di utile, ma poteva anche diventare un'immagine molto più grande, un filo che collega un momento all'altro, una vita a un'altra, ciò che è stato
a ciò che deve ancora accadere. Qui il viaggio di Holly incontra una storia che abbiamo già raccontato. Nelle mani delle Moire il filo non era più lana da trasformare in tessuto, era la vita stessa. Una delle immagini più potenti della mitologia greca nasce proprio da quel gesto apparentemente semplice, una fibra che viene filata e che diventa la misura dell'esistenza umana. Con Holly siamo in un mondo diverso. Il filo torna a essere materiale, quotidiano, concreto. Ma il gesto rimane lo stesso, una mano che lavora una fibra e la trasforma. La differenza è importante. Le Moire appartengono al destino degli uomini. Le filatrici che ruotano intorno a Holly appartengono alla vita della casa e della comunità. Una lavora su ciò che non può essere cambiato, l'altra su qualcosa che deve essere prodotto giorno dopo giorno. Eppure, in entrambi i casi, il filo diventa un modo per parlare del tempo. Per una donna che filava, ogni movimento del fuso significava continuare un lavoro iniziato prima e che avrebbe prodotto qualcosa soltanto dopo molte ore. Non c'era immediatezza, c'era una trasformazione lenta, quasi invisibile mentre avveniva. Questo aiuta anche a comprendere perché Holly abbia potuto diventare una figura così vicina alle donne che svolgevano questi lavori. Non era soltanto una padrona che controllava se un compito fosse stato eseguito correttamente. In alcune tradizioni folcloristiche il suo nome viene associato proprio all'attività femminili e alle regole che le accompagnavano. La donna che lavorava bene poteva aspettarsi il suo favore, quella che trascurava il proprio compito poteva invece attirarne la collera. Holly diventa così una presenza che osserva il lavoro invisibile, quello che spesso non viene celebrato, ma che permette alla casa di funzionare. La stoffa non appare da sola, il vestito non nasce già cucito, la coperta che protegge dal freddo deve essere preparata molto prima che qualcuno possa avvolgersela addosso. Dietro ogni oggetto finito c'è una sequenza di gesti che richiede tempo e gran parte di quel lavoro apparteneva alle donne. Per questo Holly può essere letta anche come una figura che custodisce un ordine domestico, non l'ordine di un palazzo o di un regno, ma quello molto più concreto di una casa in cui ogni cosa deve essere fatta al momento giusto. E in questo senso la sua presenza è ambivalente. Può proteggere la donna laboriosa, ma proprio perché conosce il valore del lavoro può diventare severa con chi lo rifiuta. La ricompensa e la punizione della fiaba assumono così un significato più preciso. L'oro della prima ragazza non arriva soltanto perché è stata buona. La storia la presenta come qualcuno che ha accettato di entrare in un sistema di doveri e di rispettarne le regole. L'altra ragazza desidera soltanto il risultato, senza accettare ciò che lo rende possibile. Holly, in questa prospettiva, non premia semplicemente l'obbedienza, premia la capacità di sostenere un ordine. Ed è interessante che questo ordine appartenga soprattutto al mondo femminile. La sua casa non è un luogo in cui una donna deve dimostrare il proprio valore attraverso la forza o il combattimento. Il valore si misura nella comunità. Fare ciò che deve essere fatto anche quando nessuno guarda. Trasformare il materiale grezzo in qualcosa di utile. Mantenere vivo ciò che permette alla casa di andare avanti. Forse è proprio qui che la figura di Holly diventa più vicina alle donne che l'hanno tramandata. Non perché fosse necessariamente una loro rappresentazione ideale, ma perché apparteneva allo stesso mondo di gesti quotidiani, al mondo del fuso, della lana, della stoffa, delle mani che lavorano mentre il resto della casa continua a vivere. E così il filo che all'inizio della storia sembrava soltanto un oggetto perduto acquista un significato diverso. È stato ciò che ha fatto cadere la ragazza nel pozzo, è stato ciò che l'ha condotta verso Fra Holly, e dietro quel filo c'è un'intera parte della vita quotidiana che la fiaba ha conservato senza spiegarla. Ma se Holly era diventata una figura legata al lavoro delle donne, alla casa e ai ritmi della vita quotidiana, allora resta da capire perché nelle tradizioni più oscure la stessa donna finisca lontano dalle stanze illuminate e dalle mani delle filatrici, perché quando arriva la notte
Holly non rimane sempre dentro casa, esce. Capitolo 6. La caccia selvaggia. Di giorno Holly può ancora sembrare una presenza legata alla casa, al lavoro e all'ordine delle cose, ma nelle storie del folklore esiste un momento in cui quella figura cambia completamente natura, è la notte. Quando il villaggio si chiude dentro le proprie case e il rumore delle persone lascia spazio al vento, le montagne e le campagne diventano luoghi diversi. I sentieri che durante il giorno sembrano familiari scompaiono nell'oscurità. Gli alberi si muovono senza che sia possibile distinguere le loro forme e, sopra i tetti, il cielo diventa una distesa nera. È allora che può cominciare la caccia selvaggia. Non arriva come una processione ordinata, arriva come un rumore, prima il vento, poi qualcosa che sembra muoversi molto più velocemente di qualsiasi cavallo possa correre. Un frastuono attraversa il cielo, passa sopra le case e scompare nella distanza. Chi lo ascolta da terra non vede necessariamente ciò che lo produce. Può percepire soltanto il passaggio di una schiera invisibile, come se qualcosa stesse attraversando la notte senza appartenere completamente al mondo degli uomini. In alcune tradizioni quella schiera è composta da anime dei morti, in altre da spiriti, cacciatori soprannaturali, creature della notte o figure che appartengono a un mondo selvaggio e incontrollabile. Il corteo cambia insieme ai luoghi e alle storie che lo raccontano, ma l'immagine rimane sorprendentemente stabile. Una processione che attraversa il cielo durante le ore più oscure dell'anno e che gli uomini farebbero meglio a non disturbare. E in alcune tradizioni germaniche a guidare quella processione c'è proprio Holly. La donna che abbiamo incontrato nella casa della fiaba ora non è più ferma dietro una porta, è in movimento. Non è più soltanto qualcuno che osserva il lavoro degli altri, è la figura che attraversa la notte. Questo è anche il punto in cui il suo nome può ricordare un'altra figura che abbiamo già incontrato nel nostro viaggio. Quando abbiamo parlato di Odino, abbiamo visto come il dio potesse essere associato a una schiera soprannaturale che attraversava il cielo. La caccia selvaggia, però, non appartiene esclusivamente a lui. Le tradizioni cambiano da una regione all'altra e accanto a Wodan compaiono proprio figure come Holda e Perchta. Non si tratta quindi di dire che Holly sia semplicemente una visione femminile di Odino, è qualcosa di più interessante. Lo stesso motivo narrativo può essere associato a figure differenti perché la caccia selvaggia non sembra avere un unico volto. È una tradizione capace di adattarsi al luogo in cui viene raccontata, conservando il corteo, il cielo notturno e quella sensazione di trovarsi davanti a qualcosa che non dovrebbe essere incontrato. E quando Holly ne diventa la guida, la sua natura benevola acquista un'altra profondità. La stessa figura che può ricompensare una donna laboriosa può anche appartenere a una schiera di morti e spiriti. La stessa presenza che conosce la casa conosce anche la notte. È un'ambivalenza che ritorna continuamente nel folklore europeo. Ciò che protegge può anche diventare ciò che punisce. Ciò che appartiene alla comunità può trasformarsi in qualcosa da cui la comunità deve difendersi. Per questo la caccia selvaggia non è soltanto una storia di fantasmi, è una rappresentazione dell'ordine umano che viene improvvisamente attraversato da qualcosa che non può essere controllato. Durante il giorno gli uomini conoscono i confini delle proprie case, dei propri campi e delle proprie strade. Sanno dove finisce il villaggio e dove comincia il bosco. Di notte quei confini diventano fragili, un rumore può arrivare dal cielo, una luce può apparire lontano, una voce può essere scambiata per il vento. E se la caccia passa sopra la tua casa, la cosa più sicura da fare è non attirare la sua attenzione. In alcune tradizioni incontrarla poteva significare morte, disgrazia o rapimento. Altre raccontano di persone trascinate nella processione, costrette a unirsi ai suoi partecipanti o punite per aver osservato ciò che avrebbe dovuto rimanere nascosto. La notte diventa così il momento in cui il mondo degli uomini e quello degli spiriti possono entrare in contatto, ma c'è un particolare ancora più inquietante.
Holly non è sempre sola. Attorno alla sua figura compaiono altre presenze femminili, donne che partecipano al corteo, esseri soprannaturali che viaggiano con lei o che vengono associate alle sue apparizioni. In alcune tradizioni queste figure finiranno per essere raccontate come streghe e questo trasforma completamente la scena. Non abbiamo più una singola donna che attraversa il cielo, abbiamo una schiera. Un gruppo che si muove insieme durante la notte, mentre gli uomini restano a terra e cercano di non farsi vedere. È un'immagine molto lontana dalla Fra Holly della fiaba per bambini. Eppure è proprio questa distanza a mostrarci quanto fosse complessa la figura che il folklore aveva conservato. La fiaba ha preso una delle sue facce e l'ha resa familiare. La tradizione notturna ne conserva un'altra. Una Holly che non entra dalla porta di casa per parlare con una ragazza, una Holly che passa sopra quella casa senza fermarsi, e sotto di lei viaggia una schiera che appartiene a un mondo dove i vivi non dovrebbero entrare. Per questo, quando la caccia selvaggia attraversa il cielo, il vento non è più soltanto il vento, è il rumore di qualcosa che sta passando, e se ascolti abbastanza a lungo, nella notte puoi arrivare a chiederti se ciò che senti sia ancora il mondo naturale o se per qualche istante qualcuno stia attraversando il cielo sopra di te. Capitolo 7. Holly contro la Chiesa. Quando una religione cambia, le storie non cambiano necessariamente nello stesso momento. Una nuova fede può arrivare in un territorio, costruire i propri luoghi sacri, introdurre nuovi riti e nuovi racconti, ma questo non significa che le persone smettano improvvisamente di raccontare le storie che hanno ascoltato dai propri genitori. La memoria non funziona come una porta che si chiude da un giorno all'altro. Le vecchie credenze possono continuare a vivere nelle abitudini, nei racconti delle famiglie, nelle superstizioni e nelle tradizioni legate alle stagioni. E quando il significato originario di una figura non è più chiaro, quella figura può iniziare a cambiare. È probabilmente questo il contesto nel quale dobbiamo osservare Holly. Non abbiamo bisogno di immaginare una chiesa che in un preciso momento della storia abbia deciso di cancellare il suo nome da tutti i racconti. La realtà è molto più interessante e molto meno ordinata. Il cristianesimo si diffuse progressivamente nei territori germanici e, insieme alla nuova religione, cambiò anche il modo in cui molte figure del vecchio folklore venivano percepite. Una presenza che un tempo poteva essere considerata soprannaturale poteva diventare uno spirito, una figura rispettata poteva diventare una creatura da temere. Una tradizione legata a un'antica visione del mondo poteva sopravvivere trasformandosi in una storia raccontata durante l'inverno. Il nome poteva rimanere, il significato invece poteva cambiare, ed è proprio qui che Holly diventa difficile da classificare. Se la osserviamo attraverso gli occhi di una società cristiana medievale o post-medievale, non possiamo automaticamente attribuire alle persone che la raccontavano la stessa idea che aveva accompagnato la sua eventuale origine. Una donna che appariva nelle tradizioni popolari poteva ormai essere interpretata attraverso categorie cristiane, anche quando quelle categorie non erano presenti nella storia originaria. Il soprannaturale aveva bisogno di essere spiegato, e quando una società cambia il modo in cui distingue ciò che è sacro da ciò che è profano, cambia anche il posto delle vecchie figure. Questo processo non produce sempre una cancellazione, a volte produce una trasformazione. La storia rimane, ma le persone iniziano a raccontarla con parole nuove. Holly è particolarmente interessante proprio perché il suo carattere non viene ridotto a una sola immagine. Continua a poter essere benevola e severa, protettiva e minacciosa, domestica e soprannaturale. È una figura difficile da inserire completamente nel mondo cristiano, ma proprio per questo riesce a sopravvivere al suo interno. Non serve più un tempio, non serve più un sacerdote, non serve nemmeno che chi racconta la storia sappia spiegare da dove provenga. È sufficiente che qualcuno continui a dire che durante certe notti bisogna comportarsi in un determinato
determinato modo, che esistono giorni dell'anno in cui alcune attività non dovrebbero essere svolte, che una presenza invisibile osserva ciò che accade, che certe regole devono essere rispettate anche quando nessuno sembra conoscere più il motivo. A quel punto la vecchia credenza non ha più bisogno di presentarsi come religione, è diventata tradizione ed è una differenza fondamentale. Una tradizione può sopravvivere anche quando il mondo che l'ha generata non esiste più. Può passare attraverso generazioni che non condividono più la stessa visione religiosa dei loro antenati, perché ciò che viene tramandato non è necessariamente una spiegazione completa, è un gesto, una frase, una storia, un divieto, un nome. In questo modo Holly può continuare a esistere anche senza essere riconosciuta come una divinità, e forse è proprio questo uno dei motivi per cui figure come lei sono così difficili da studiare. Quando troviamo una testimonianza molto tarda, non possiamo semplicemente guardarla e dire questa era la dea antica. Tra l'antica credenza e il racconto che è arrivato fino a noi possono esserci secoli di trasformazioni. Le persone hanno dimenticato alcune cose, ne hanno conservate altre, hanno mescolato tradizioni differenti e hanno interpretato ciò che non comprendevano più attraverso il mondo nel quale vivevano. Holly quindi non deve essere immaginata come una figura immobile e sopravvissuta intatta attraverso i secoli, è il contrario. La sua capacità di sopravvivere potrebbe dipendere proprio dal fatto che ha saputo cambiare, ha potuto vivere nella casa della fiaba, nelle credenze delle campagne, nei racconti sulle notti d'inverno e nelle storie cristianizzate che non avevano più bisogno di chiamarla dea. Il cristianesimo non ha necessariamente distrutto il suo mondo, ha contribuito a trasformarlo, e questa trasformazione ci lascia davanti a un problema ancora più difficile, perché quando due figure del folklore condividono nomi simili, tradizioni simili e territori vicini, la tentazione è immediata, pensare che siano semplicemente la stessa donna con nomi diversi, ma il folklore raramente è così semplice. E quando al nome di Holly affianchiamo quello di un'altra misteriosa signora dell'inverno, il confine tra ciò che appartiene alla stessa tradizione e ciò che nasce separatamente diventa molto più difficile da tracciare. Il suo nome è Perchta. Capitolo 8. Holly, Perchta e le dee perdute. A questo punto della storia il nome di Holly non è più sufficiente. Abbiamo seguito le sue tracce attraverso la fiaba, il folklore e le tradizioni che hanno trasformato il suo significato nel corso dei secoli. Abbiamo incontrato una donna benevola e severa, una presenza legata alla casa e al lavoro, una figura capace di entrare anche nelle storie più oscure dell'inverno. Ma quando allarghiamo lo sguardo oltre le regioni in cui compare Holly, emerge un'altra donna. Il suo nome è Perchta. In alcune tradizioni compare anche come Berchta, Perchta, Berta, e attraverso forme locali differenti. Anche lei appartiene al mondo germanico, anche lei è associata al periodo invernale e alle tradizioni delle 12 notti che seguono il Natale, e anche intorno a lei si raccolgono racconti nei quali la ricompensa e la punizione dipendono dal comportamento delle persone. La somiglianza è immediata, forse troppo immediata, ed è proprio qui che comincia il problema. Per molto tempo studiosi e interpreti hanno cercato di capire se Holly e Perchta fossero due nomi sopravvissuti da una stessa figura più antica, oppure se il folklore avesse semplicemente prodotto in territori vicini due donne soprannaturali con caratteristiche simili. La tentazione di unirle è forte. Entrambe possono apparire come figure femminili dell'inverno, entrambe vengono associate alle attività domestiche e al lavoro delle donne, entrambe possono premiare chi rispetta le regole e punire chi le infrange, entrambe entrano nelle tradizioni legate alle notti invernali e, in alcune versioni, possono essere collegate alla caccia selvaggia. Ma il folklore non è un puzzle nel quale ogni pezzo deve necessariamente appartenere alla stessa immagine. Le somiglianze non dimostrano da sole che due figure abbiano avuto un'origine comune, e le differenze sono altrettanto importanti.
Perchta possiede tradizioni proprie, nomi propri e caratteristiche che non coincidono perfettamente con quelle di Holly. In alcune regioni la sua figura assume un carattere particolarmente severo, quasi terrificante. Il suo nome viene associato a usanze specifiche e a rituali che non possiamo semplicemente trasferire a Holly, come se fossero parte della stessa storia. Questo ci costringe a cambiare domanda. Non dobbiamo più chiederci quale delle due sia la vera Holly. Dobbiamo chiederci perché comunità diverse abbiano immaginato figure così simili. Perché una donna soprannaturale dovrebbe controllare il comportamento durante l'inverno. Perché il lavoro domestico dovrebbe diventare materia da folklore. Perché una figura femminile dovrebbe essere contemporaneamente capace di proteggere e di punire. La risposta potrebbe trovarsi nel mondo nel quale queste storie sono nate e si sono trasformate. L'inverno era un periodo di passaggio, l'anno vecchio finiva, quello nuovo doveva ancora cominciare, le attività agricole rallentavano, il buio occupava una parte maggiore della giornata e la vita della comunità si concentrava maggiormente intorno alla casa. Era un momento nel quale le regole acquistavano un peso particolare e le figure come Holly e Perchta potevano diventare le custodi di quelle regole, non necessariamente perché fossero la stessa dea, ma perché svolgevano una funzione simile nell'immaginazione di chi raccontava le loro storie. Una donna soprannaturale poteva diventare il volto di ciò che doveva essere rispettato: il lavoro, la casa, il comportamento, il ritmo dell'anno, la paura di infrangere un ordine che nessuno aveva bisogno di spiegare completamente. Questo rende ancora più comprensibile la loro trasformazione nel folklore cristianizzato. Quando il vecchio significato religioso si indebolisce, la figura non scompare necessariamente, può diventare una protagonista delle usanze invernali, una vecchia misteriosa, una presenza che passa durante le notti più lunghe dell'anno, e così due tradizioni differenti possono finire per assomigliarsi ancora di più, non perché una sia necessariamente nata dall'altra, ma perché entrambe continuano a vivere nello stesso mondo culturale. È anche il motivo per cui parlare di dea perduta richiede cautela. Quando diciamo che Holly potrebbe conservare il ricordo di una divinità precristiana, stiamo formulando un'ipotesi interpretativa, non leggendo il nome di una dea da un documento antico che la descriva senza interruzioni. Tra la religione antica e la donna del folklore ci sono secoli di trasformazioni e in quei secoli le storie possono cambiare radicalmente. Un'antica figura religiosa può diventare una presenza popolare può diventare una leggenda può diventare una fiaba. Alla fine ciò che rimane non è necessariamente il significato originale, rimane il racconto. È questo che rende Holly e Perchta così affascinanti. Non sappiamo con certezza se stiamo guardando due rami cresciuti dallo stesso tronco oppure due alberi che hanno semplicemente imparato a crescere nello stesso paesaggio, ma il confronto ci permette di vedere qualcosa che altrimenti rimarrebbe nascosto. Le figure femminili del vecchio folklore non erano necessariamente divinità nel senso in cui oggi immaginiamo una dea, non avevano bisogno di un pantheon ordinato, di una genealogia precisa o di un tempio per esercitare una funzione nella vita delle persone. Potevano vivere nelle storie, nelle paure, nelle regole tramandate dalle famiglie e soprattutto nella memoria. Holly non ha lasciato dietro di sé un grande santuario che possiamo visitare. Non abbiamo una statua antica davanti alla quale fermarci e dire questa era lei. Abbiamo nomi, racconti, frammenti e ogni frammento ci restituisce una donna leggermente diversa. È possibile che dietro alcuni di questi frammenti ci sia il ricordo deformato di una figura religiosa molto più antica. È possibile anche che alcune caratteristiche che oggi associamo a Holly siano risultato di secoli di contaminazione e sovrapposizioni, ma forse è proprio questo il punto. Le divinità che possiedono templi possono essere distrutte quando il tempio crolla. Le figure che vivono nelle storie hanno un vantaggio diverso, possono cambiare, possono perdere il loro nome e continuare comunque a essere raccontate. Holly e Perchta non hanno bisogno di essere la stessa
donna, perché il loro confronto ci mostri quanto sia difficile separare nettamente religione, folklore e fiaba. A volte una tradizione non sopravvive conservando la propria forma, sopravvive cambiandola, e Holly, dopo secoli di trasformazioni, è arrivata fino a noi proprio così, non come una dea rimasta intatta, ma come una donna che ha attraversato mondi diversi senza smettere di essere raccontata. Capitolo 9. La donna che è sopravvissuta a tutto. Quando i fratelli Grimm raccolsero la storia di Frau Holly, non stavano semplicemente inventando una vecchia capace di far nevicare scuotendo un letto. La storia esisteva già, circolava attraverso il racconto popolare, attraverso versioni diverse della stessa vicenda, attraverso quel patrimonio di storie che per generazioni era passato da una persona all'altra senza essere fissato definitivamente sulla carta. I Grimm la raccolsero, la misero per iscritto e la inserirono nel grande progetto con cui cercavano di conservare le tradizioni della cultura tedesca. Ed è proprio in quel momento che accade qualcosa di importante. Una storia che aveva vissuto nella voce delle persone entrò in un libro. Da quel momento poteva essere letta sempre nello stesso modo, ripetuta attraverso le stesse parole, trasmessa a persone che non avevano mai ascoltato quella storia direttamente da un narratore del proprio villaggio. La fiaba aveva trovato una nuova casa, ma nel momento stesso in cui veniva fissata sulla carta perdeva anche una parte della sua natura. Il folklore è mutevole. Una storia raccontata oralmente può cambiare a seconda di chi la racconta, dal luogo in cui viene raccontata e persino dal pubblico che la ascolta. Un personaggio può diventare più buono, più cattivo, più comico o più terrificante. Una volta stampata, invece, quella versione diventa un riferimento, ed è così che la Frau Holly che conosciamo oggi ha iniziato a imporsi nell'immaginario collettivo. La vecchia che vive dall'altra parte del pozzo, la ragazza laboriosa, la ricompensa d'oro, la sorella pigra, la pece, il letto, la neve. Una storia che contiene elementi inquietanti ma che può essere raccontata anche a un bambino. Ed è proprio questo passaggio ad aver cambiato per sempre la percezione di Holly. La figura complessa che emerge dal folklore viene lentamente ridotta a un personaggio riconoscibile, una vecchia misteriosa, sì, ma soprattutto una figura morale all'interno di una fiaba. La ragazza buona viene premiata, quella cattiva viene punita, il mondo torna in ordine. È una struttura semplice, comprensibile e perfetta per essere tramandata alle nuove generazioni, ma dietro quella semplicità rimane qualcosa che la fiaba non riesce completamente a cancellare. La casa di Frau Holly continua a trovarsi dall'altra parte di un pozzo. La donna continua a possedere un potere che supera quello degli esseri umani. La neve continua a cadere quando lei scuote il letto e la sua figura continua a vivere in un territorio che non appartiene completamente né al mondo degli uomini né a quello delle fiabe. È come se la trasformazione avesse tolto strati alla sua storia senza riuscire a eliminare il nucleo. Questo è il destino di molte figure del folklore. Quando il mondo cambia, non necessariamente scompaiono. Cambiano linguaggio, cambiano funzione, cambiano persino volto. Una figura che un tempo poteva essere ascoltata con rispetto può diventare una superstizione può diventare una leggenda può diventare una fiaba raccontata ai bambini, e quando anche le fiabe smetti di essere raccontata accanto al fuoco può diventare un libro, poi un film, poi un'immagine che qualcuno riconosce senza conoscere più la storia da cui proviene. Holly ha attraversato tutti questi passaggi ed è questo che rende la sua sopravvivenza così particolare. Non possiamo guardare una versione moderna della fiaba e aspettarci di trovarci dentro intatta la figura che esisteva nelle tradizioni più antiche. Quello che vediamo è il risultato di una lunga trasformazione, ma proprio perché è cambiata così tante volte, Holly ci permette di osservare qualcosa di più grande della sua stessa storia. Ci mostra cosa succede quando una società perde il contesto originario di una figura, ma continua a conservarne il racconto. Il nome rimane. Alcuni simboli rimangono, alcuni gesti rimangono, il significato invece si sposta. E forse questa è la vera ragione per cui Frau Holly non è mai diventata soltanto una vecchia della fiaba, perché sotto il personaggio che abbiamo imparato a conoscere da bambini esistono strati molto più antichi, tradizioni locali, credenze, paure, rituali, racconti invernali e figure femminili che il tempo ha mescolato fino a renderne impossibile una ricostruzione
l'opzione perfetta. Non possiamo riportare Holly indietro nel tempo, non possiamo ricostruire con certezza il suo primo volto. Possiamo però osservare ciò che è riuscito a sopravvivere, e ciò che è sopravvissuto è sufficiente per raccontarci una cosa. Una figura non ha bisogno di essere ricordata nel modo originale per continuare a esistere. Può essere dimenticata come idea e ricordata come vecchia, può perdere il proprio tempio e conservare una casa, può smettere di essere venerata e continuare a essere raccontata. Ed è qui che la domanda con cui abbiamo iniziato questo viaggio torna a bussare alla porta. Se Frau Holly non è mai stata soltanto la vecchia della fiaba, allora cosa rimane di quella figura quando togliamo il libro, i Grimm, la morale e tutto ciò che è stato aggiunto nel corso dei secoli? Rimane una donna che ha attraversato il tempo, una donna che ha cambiato nome, volto e significato, ma che è riuscita a rimanere nella memoria. E allora la domanda diventa inevitabile. Quando una dea perde il suo tempio, perde anche il suo potere? Forse no, perché un tempio può crollare, un'immagine può essere distrutta, un rito può essere dimenticato, ma una storia può continuare a vivere nella bocca di chi la racconta. E finché qualcuno davanti a un'altra persona pronuncerà ancora il nome di Frau Holly, quella vecchia non sarà mai completamente scomparsa. La sua casa rimarrà da qualche parte oltre una soglia e noi continueremo a chiederci cosa ci sia dall'altra parte. E così termina il nostro viaggio di oggi, ma il mondo del miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriremo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguitemi anche su Instagram per il dietro le quinte, le anticipazioni e i miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremmo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori.